Buongiorno da una grigia, piovosa e fredda Kristiansand in Norvegia. Oggi, amici, comincia il viaggio della speranza. Buongiorno! Dopo la super visita di Verdensende, posto veramente toppissimo, siamo arrivati nella Santorini norvegese. Siamo approdati in questo posto, diciamo un po' rifugiandoci dal maltempo e dal diluvio e guardando quali erano le località qui sulla costa del sud della Norvegia, diciamo degne di essere visitate, e abbiamo trovato questo resort conosciuta come la città bianca. Bellissima, per quello che ho detto, appunto, la Santorini della Norvegia. Gli mancano i contorni blu e sarebbe proprio uguale. Altro posticino dei nostri, veramente carinissimo. A dire la verità dobbiamo ancora entrare nel centro, però diciamo a primo impatto a pelle comunque questo posto qua, sempre che regga il tempo e non ci prenda un altro diluvio, come voglio dire. Sì, beh, gli appesa e classico. anche adesso gli appesa, però vabbè, visto che non sta piovendo ne approfittiamo. Abbiamo lasciato il cingone in un parcheggino appena fuori dal centro, proprio qualche metro, neanche 90 centesimi all'ora al parcheggio, voglio dire. Cioè, sì, quindi è una delle cose che qui in Norvegia se si cerca si trovano parcheggi Anche qua, come in Svezia, comincio subito a vedere che in questi paesini c'hanno l'impossibile sui davanzali delle finestre. L'impossibile, cose agghiaccianti. Potremmo fare una rubrica, è che siamo quasi verso la fine, davanzali da orrore, davanzali da incubo. Sai come cucine da incubo del tuo amico Canna? Davanzali da incubo. Entriamo in questa via o in questa zona che si chiama Trakta. E qui la prima cosa, infatti, cosa vediamo? Queste case antichissime con queste cose altrettanto vecchie. Cicci, ma lo sai che? Lo sai che resort si affaccia sullo Skagerrak? Cioè che sembra, come al solito, una di quelle parole un po' così è. Lo Skagerrak è un tratto di mare particolare della costa norvegese che appunto si affaccia fra il mare ai confini, diciamo, praticamente che guarda Svezia, Norvegia e Danimarca. Si chiama Skagerrak. Ma è tutto questo comprensorio di isolotti stupendi che se tu allarghi la cartina e la vedi dall'alto sembra un colabrodo, tanti isolotti ci sono di qualsiasi dimensione, è bellissimo. Poi fra le altre cose, attenzione che dietro di noi c'è dell'azzurro. Questa carinissima cittadina della Norvegia che ha poco meno di 7.000 abitanti, pensate che quando è stata fondata Kristiansand, da dove partono i traghetti per la Danimarca, i collegamenti eccetera eccetera, è la città più grande, il governo, l'attuale di quel tempo governo norvegese, aveva chiesto agli abitanti di Risør di trasferirsi in toto a Kristiansand perché dovevano sviluppare questa nuova città. E cosa gli hanno detto gli abitanti di Risør? Gli hanno detto: ti diamo il 2 di picche, perché chiaramente noi vogliamo rimanere qua. In
quanto cittadina di mare, famosissima già dalle sue origini per i cantieri navali che per primi operarono in questa zona. E addirittura durante la seconda guerra mondiale, lassù in cima alle mie spalle vedete che c'è un pezzo di scogliera che è pitturata bianca di gesso, serviva per far riconoscere alle navi che arrivavano che erano effettivamente arrivate nella cittadina di Risor. Diciamo serviva come riconoscimento. La cittadina si sviluppò anche perché proprio da qui partiva il commercio dei legnami che arrivavano fino ai Paesi Bassi, anche perché siamo molto vicini al canale di Telemark, il canale che vi abbiamo fatto vedere qualche video fa all'inizio del viaggio, dove c'era tutta quella serie di chiuse che attraversavano le barche che commerciavano e trasportavano i legnami, arrivavano poi fino a questa cittadina e da qui partivano per il resto d'Europa, in particolare per i Paesi Bassi. Ovviamente, come sempre, la mia passione per i pescherecci, chiaramente mi sono fermato a parlare con un ragazzo che lavorava vicino a uno e ci ha detto che qua le pesche principali, oltre chiaramente a quella del merluzzo che è famosa in tutta la Norvegia, è aragosta e gamberi, e pensate che la stagione della pesca comincia fra un paio di settimane, quindi i pescherecci stanno preparando tutte le loro attrezzature per iniziare la stagione alla grandissima fra un paio di settimane. Col fresco. Ovvio, cosa fai? Cioè, vai in mare al caldo, al sole, così maniche corte? No, devi andare davvero norvegese come Capitan Findus, bello intabarrato. Adesso che siamo a fine estate, il paesino si vede pressoché deserto. Il suo periodo migliore per venirlo a visitare per gli appassionati è a giugno, dove c'è un famosissimo festival che attira turisti da tutta la Norvegia e non solo, per la musica da camera. Come in altre cittadine norvegesi ci sono un sacco di festival di blues, di jazz, qui in particolare musica da camera a giugno se vi interessa. Io lo descriverei come un posto pettinatello. Sì, te l'ho detto io. Che Confermi? Sì, ci sono i negozi con le cosine tutte fashion. E comunque la tradizione di questo posto, dalle case bianche che erano da ricchi, è continuata sullo stesso stampo. Sì. Comunque ho visto che c'è il negozio di pesca per materiale delle barche, così. Se vuoi per il tuo peschereccio, ho visto le nasse, ce l'ha tutte in esposizione fuori, partono da 1100 corone a 1500. Belle, tutte ricamate, sembrano fatte di macramè. Ma secondo me quelle lì sono oggetti di arredamento. No, è proprio un negozio di pesca. Sì? Belle. Comunque io quando compro il peschereccio lo compro con nasse e tutto, nasse, rete, tutto insieme, faccio un forfait. E pescatori sopra che ti portano a spasso. Ti dirò che questo posto forse è un po' troppo pettinato per me, perché altrimenti mi ci potrei vedere anche qua io a pescare aragosta e gamberi, Ci sono poi una serie di pontili galleggianti come quello in cui siamo adesso che permettono di vedere il paese visto dal mare come se si fosse in barca e sia proprio al centro della baia con da un lato il paese e dall'altro questi isolotti bellissimi e di qua la visuale è totalmente diversa rispetto a passeggiare nelle vie del centro.
la stagione qua in Norvegia deve essere veramente così, cioè dal 1 agosto al 7 agosto o dal 15 luglio a neanche al 15 agosto, poi probabilmente questo è un posto da fine settimana, pettinatello da fine settimana, dove magari anche i norvegesi, se c'è un fine settimana che gli dà tregua dalla pioggia e dal freddo, vengono qua a mettere in mare magari la loro barchetta norvegese. La santa, secondo me più di Portofino, la santa norvegese. Il 19 di agosto sono iniziate le scuole qui, quindi tutti i norvegesi hanno fatto già rientro, quei pochi che ci sono in giro sono DG come noi o gente senza bambini che ha iniziato la scuola il 19 di agosto, pensate come iniziano presto in tutta la Norvegia. Abbiamo lasciato il centro di Risør e stiamo già quasi arrivando nella cittadina successiva prescelta che è Arendal, circa 35-40 km, diciamo nella strada che poi arriva direttamente a Kristiansand. Non sappiamo ancora tanto della cittadina perché è stata, diciamo, una tappa un po' improvvisa, approfittandone della bella giornata. Quello che abbiamo notato però dai benzinai della zona è che il diesel è notevolmente più economico, 17,60, 17,70, che comunque siamo sull'ordine di 1,50 euro, 1,55 euro, quindi direi prezzo ottimo. Se ce ne andiamo in un parcheggino che è a pagamento fino alle 16, dopodiché diventa gratuito, quindi fa il caso nostro per poter visitare il centro della cittadina che dista soltanto direi 10 minuti dal parcheggio. Ma che posto totalmente diverso dal precedente! Allora, tanto per cominciare, non siamo più in presenza di un paesiello come il precedente, ma qua siamo cittadino lusso, quasi 38.000 abitanti, però chiaramente qua la zona, diciamo, del porticciolo turistico, anche questa veramente carinissima. A parte il fatto che mentre nel posto precedente era tutto chiuso, qui è tutto aperto e i ristoranti ancora più pettinati. Sì, c'è un sacco di gente comunque in giro, un sacco di turismo sia locale che internazionale, camperisti e non camperisti, però per essere comunque ancora a fine agosto diciamo che sembra il nostro autunno, la nostra primavera. Comunque sia, questo posto, anche questo, il famoso re Cristiano IV, che è quello che poi ha fondato Kristiansand, quindi la città di Cristiano, pensa Sere che voleva fare di Kristiansand un monopolio e quindi anche qua ai poveri cittadini presenti qui nel 1641 ha detto: vi dovete tutti trasferire a Kristiansand. Allora mi hai risposto che bello che sei. E anche questi gli hanno detto: ciaone caro Cristiano IV, noi rimaniamo qua. Come avete visto, anche questa città si sviluppa quasi totalmente tutto intorno a questo bellissimo porticciolo che c'è, dove ci sono sia barche turistiche, sia barche ad escursioni, sia pescherecci che yacht privati. E noi per iniziare la visita della cittadina ci siamo diretti subito nel centro storico, il punto dove ci sono le case più vecchie, che è il quartiere di T-Holmen.
anche la cittadina di Arendal si sviluppa in 7 isolotti di questo arcipelago che abbiamo qui tutto intorno, quindi i collegamenti sono principalmente fatti con dei piccoli ferri, dei piccoli traghetti che trasportano quasi sempre solo persone, alcuni dei quali hanno fuori anche un parcheggio coperto per biciclette, perché le biciclette invece alcuni di loro non li possono trasportare. Comunque per noi oggi non sussiste il problema perché siamo venuti a piedi e a differenza di Amsterdam o altre città che abbiamo visitato dove i traghetti di collegamento tra un isolotto e l'altro erano gratuiti, qui sono a pagamento. Siamo saliti qui un po' in collina, ci sono delle casette che hanno un panorama sugli altri isolotti che sono la fine del mondo. E comunque qua a Arendal c'è sempre stata una ricchezza importante, perché sia come nella precedente località per il commercio di legname, anche per l'industria mineraria. Infatti le materie prime che venivano estratte in questa zona erano il ferro e la magnetite, fino però, cara la mia Ginetta, fino al 1886. Poi si accabò. Nel 1886 qua c'è stato il famosissimo crack finanziario di Arendal, dove un importante imprenditore dell'epoca è riuscito a truffare un sacco di banche del posto, causando decine e decine di fallimenti e licenziamenti. Quasi la maggior parte della popolazione è rimasta senza lavoro e per questo motivo praticamente all'inizio del secolo, all'inizio del Novecento, è proprio qua, da questa zona, dalla zona di Arendal, che c'è stata un'incredibile migrazione verso gli Stati Uniti. Addirittura. Questa è la zona della Norvegia che ha dato più emigranti verso gli Stati Uniti, ed essendo loro specializzati nella costruzione di navi, appunto anche qua chiaramente per l'industria navale, si sono andati a insediare principalmente a New York e nelle zone vicine a New York, quindi Staten Island, Long Island, New Jersey, eccetera eccetera. Quindi quelli che sono rimasti qui, che hanno i piccioli per avere queste casette, sono i discendenti. È chiaro che poi nel corso degli anni, come in tante altre località, diciamo che l'economia è cambiata. Adesso veramente è molto turistico, si vede che è una località, a prescindere dal fatto che ci siano altri tipi di industrie, molto molto turistica. Hai capito, Gina? Informazioni, voglio dire, cioè così. Che te lo dirà a fa? Sei una golosa, capito? Cioè, veramente mi mandi fallito te con tutte le tue voglie. E poi mi continui a dire che nasce con la voglia di questo, che nasce con la voglia di quell'altro, non nasce mai. È voluto andare a comprare gelato. Ehi, Ciccio! E me lo apri per favore, che c'è la giacca. E te lo aprirò anche. Cioè, poi un fiasco d'olio, eh? Partenza per la prossima avventura. Livello olio 2. Terrore! Sei pronta? Sei operativa? Operativissima. Andiamo.
buongiorno da una grigia, piovosa e fredda Kristiansand in Norvegia. Oggi, amici, comincia il viaggio della speranza. Dopo giorni e giorni di pioggia ininterrotta, abbiamo preso la decisione di anticipare la prenotazione che avevamo originariamente fra una settimana e 10 giorni e partire, lasciare la Norvegia alla volta nuovamente della Danimarca per cominciare il nostro viaggio nuovamente verso sud con la speranza di trovare un tempo, non dico tanto, ma minimamente migliore. Siamo già in coda all'imbarco del traghetto che ci porterà da Kristiansand a Hirtshals in Danimarca. Siamo a circa 2 ore dalla teorica partenza del traghetto che, fra le altre cose, ci è stato cambiato l'orario di partenza per ben 2 volte da ieri sera. Questo a causa delle previsioni del tempo per la giornata di oggi che sembra mettersi veramente maluccio. Infatti le previsioni per oggi, già sta cominciando a piovere, danno intensificazione della pioggia e intensificazione del vento, con mare particolarmente mosso, specialmente dalle 5 del pomeriggio. La nostra prenotazione era originariamente per le 14:30 la partenza qui da Kristiansand, ci è stata anticipata prima di un quarto d'ora ieri sera e poi stamattina abbiamo ricevuto un altro SMS e email dove ci veniva anticipata addirittura ancora di 2 ore, quindi la partenza che doveva essere alle 14:30 adesso teoricamente è alle 12:30. Buongiorno. Prima di tutto sono senza cintura di sicurezza perché siamo qui nella corsia precedente al gate per fare il check-in per la partenza del viaggio della speranza. Ora ti suonerà l'allarme, allora. Vabbè, comunque la nave non è ancora arrivata, eh? Cioè, hanno aperto qui il semaforo del casello del check-in, però la nave non si vede neanche all'orizzonte. Beh, non si vede perché comunque, vista la pioggia e la nebbia, non si potrebbe vedere, però non è proprio ancora attraccata al muelle, al molo. E la ragazza, fra le altre cose, che era lì al check-in quando ancora era chiuso e ci abbiamo fatto solo 2 chiacchiere, ci ha detto che nel caso poi in cui il viaggio, la partenza fosse cancellata, la possiamo riprogrammare. Ci ha già messo le mani avanti gratuitamente per un altro giorno, quindi ecco, cioè non è proprio così sure, non è così proprio sicuro che si parta. Vabbè, non ce la possono fare andare dentro al gate e poi non fare partire. Cosa fanno? Fare il giro? Who knows? Hello, good morning. Captain Alessandro. Yes. You are ready to go. You're in lane 13. Lane 13. Thank you very much. Abbiamo già avuto un incontro ancora prima di salire sul traghetto. Ma che spettacolo, ma dai, che facciamo la traversata in compagnia. 2 minuti fa, mentre eravamo qui in coda, si è affiancato un motorhome sull'altra corsia per il check-in. La Fiorenza con il suo compagno, che sta seguendo il nostro viaggio fino a da quando eravamo in America, caso vuole erano qui in Norvegia anche loro. Solo che qui, sinceramente, al porto di Kristiansand non sono organizzati benissimo, perché siamo già imbottigliati qui dopo aver passato il check-in, non ci sono i colleghi di mio cognato a smaltire il traffico qua e quindi cioè, siamo qua, nughessemo per niente. Questa è scesa addirittura dalla macchina, macchina. proprio c'è così,
che faccio, scusa? Mi privo della full experience qui a bordo della Fjord Line e non gioco a bingo? Mi sembra al minimo, mi sembra. Giochiamo a bingo o no? 6, numero 6. 6. Cielo? Cielo. Senti, te cosa ci fai se vinci la tombola con gli 850 miliardi di corone norvegesi? 56, cielo. Alla fine non sappiamo Funge? ancora qual è il premio. 850 milioni di corone norvegesi. Sta aumentando, 66. l'anno mio. Vuol dire... Yes, sì, Italia. No, you speak Italian. No. Yes, pizza, pizza, Yeah, pizza, that's right. pasta. Spaghetti. Here we go, you speak Italian, come on. Allora c'è uno che ha già fatto una cinquina. Dai, ma io stavo per uno, Io stavo per 2. Anche loro stavano per due. loro. Va bene, ma noi, lo sai come si dice, no? Sfortunati al gioco, fortunati in amore. Certo. Tutto a posto? Che spus che c'è qua dentro, tutto Sì. a posto, siamo arrivati al Cingon. Siamo sul Cingon. Non ci credo che scendiamo col sole. Proprio sole, 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 no, però sembra che non piova. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Bentornata in Danimarca, Sere. Honest, I don't know one single thing that I haven't done to make you notice. Vento a gogò, le pale eoliche viaggiano come se non ci fosse un domani e via. It's racing, but I don't know if I like this chasing. Che giornatina, Cicci! Siamo riusciti anche a trovare uno spiazzetto per salutare la Fiorenza e Roberto, con la quale abbiamo condiviso tutte le 4 ore di traversata, che però ci è passata, dai. Ma sì, tranquillo, fra le altre cose, che spettacolo questo incontro così casuale dopo 11 mesi. Ci eravamo incontrati la prima volta al Salone di Parma e oggi, così, boom, si sono materializzati nella corsia di fianco a noi aspettando l'imbarco del traghetto. Sì, veramente, sempre un piacerissimo. Quindi, fra le altre cose, la traversata è andata meglio di quello che pensavamo. E tu che avevi detto il viaggio della speranza. Vabbè, perché comunque sia, cioè, allora, ieri sera ci avevano anticipato di un quarto d'ora, dice causa maltempo. Stamattina ci siamo svegliati e abbiamo trovato un altro messaggio, traghetto anticipato di altre 2 ore, causa maltempo. Porca miseria, sono andato a vedere, a parte il fatto, c'è un vento. Sembra di essere ancora in nave. Madonna, balla più il Cingon qui con questo vento che la nave. Ci vedete un po' così, non è il DG che c'ha il Parkinson. Una volta sbarcati dal traghetto, il tempo è lo stesso della Norvegia, almeno, anche se c'è vento, ci sono quei 5-6 gradi in più. Senti, ti è piaciuta la partita bingo sulla nave? Via, tornati in Danimarca, il paese del vento. L'abbiamo lasciata con delle sventolate uracanao e la ritroviamo con le stesse sventolate uracanao. Andiamo a cercare un posticino per la notte, visto che ormai si sono fatte le 5. Sì? Vediamo un attimino poi che programmi fare da domani in poi, perché la Danimarca sostanzialmente l'abbiamo già vista con il viaggio di andata un paio di mesi fa, però cercheremo di farvi vedere quello che ci è rimasto da vedere anche a noi. Tac! Bella Zic, ci vediamo domani. A domani! Ciao!